Ciao a tutti, siamo dei Wild Walkers in formazione un po' rimaneggiata. Al posto di Simone c'è Francesco, abbiamo Andrea e il nostro Jacopo. Oggi siamo sul Monte Argentario per fare un trekking di circa 30 km e partendo da Porto Santo Stefano arriveremo a Porto Ercole nella giornata di domani. Partiamo subito con una piccola curiosità, ovvero perché si chiama Monte Argentario? Non ci sono miniere d'argento, quindi non fatevi ingannare dal nome. In realtà ci sono due ipotesi. La prima è che deriva dal colore delle rocce micacee che si trovano in questa zona e che hanno appunto un colore argentato. L'altra ipotesi è che deriva dal fatto che in epoca romana questo territorio era dominio della famiglia dei Domiziano-Barbi, che è la stessa a cui apparteneva l'imperatore Nerone, e che praticavano la professione di argentieri, ovvero una sorta di banchieri. Siamo giunti alla prima tappa di questo percorso, ovvero il Forte del Pozzarello. Risale al 1888. Fu costruito dal Regno d'Italia in previsione di fare di Porto Santo Stefano, che è proprio qui sotto, una base della Marina Militare, cosa che mai avvenne. Fu successivamente utilizzato come deposito di armi e munizioni fino al 1975, quando fu dismesso e cadde in disuso. La nostra seconda tappa è la Torre dell'Argentiera, che potete vedere alle mie spalle. Venne costruita nel XV secolo e fa parte di una serie di torri che costituiscono il sistema di difesa costruito dagli spagnoli qui sul Monte Argentario. E secondo la leggenda ci sono varie gallerie qui sotto che la collegano ad altre strutture e ci sarebbe addirittura un tesoro sepolto sotto di essa. Siamo giunti al punto in cui ci fermeremo a fare la pausa pranzo, ovvero la torre di Capoduomo. Purtroppo è ridotta a un rudere, però il panorama che si gode da quassù è veramente eccezionale. Là possiamo vedere l'isola del Giglio, là l'isola di Giannutri, quella laggiù è l'isola Rossa
E ora ci fermiamo un po' qui a mangiare e poi ripartiamo. Siamo arrivati al Mar Morto, di fronte all'Isola Rossa, e secondo i nostri piani l'idea era di pernottare qui, ma siccome ci hanno detto che non si può, dovremmo studiare un piano alternativo. Nell'attesa però un bel bagno non ci voleva nessuno. Siamo riusciti a trovare uno spot per montare la tenda stanotte e abbiamo acceso anche un bel fuocherello dove stiamo arrostendo queste meraviglie. Siamo appena ripartiti, la boscaglia di stanotte ci ha protetto dalla pioggia e dal vento. Ora per fortuna il cielo si è rischiarato e la prossima meta è la Croce del Predicatore. Siamo arrivati alla croce monumentale dietro di me, alta 20 metri, costruita nel 1934, e nel frattempo ci ha raggiunto anche Andrea, che aveva pernottato a casa e non in tenda con noi, e ora riscendiamo verso valle. Guardate che panorama! Quello è la nostra prossima destinazione, il convento dei frati passionisti. Siamo arrivati al convento dei frati passionisti, dove faremo una breve pausa pranzo e poi ripartiremo per fare gli ultimi 6 km fino a Portercole e terminare questa breve 2 giorni di cammino. Siamo arrivati a Porto Ercole, la meta di questo nostro cammino, e ora ne approfittiamo per sentire qualche opinione a caldo da parte dei protagonisti, a partire da Andrea. Ieri è stata una salita molto bella fino a Capodomo, non che oggi sia stato da meno, ieri ce la siamo un po' più sudata. Poi io devo dire la verità, me ne sono tornato a dormire a casa, loro invece hanno campeggiato e quindi sono loro meritevoli forse più di me di raccontare che ne pensano di questa uscita. E allora passiamo, qui Jacopo è il più vicino. È stato un percorso impegnativo, alla fine ne è valsa la pena, abbiamo visto diversi spot molto interessanti, belli, e niente, ora stronchi ce ne andiamo a goderci il meritato riposo. Come è giusto che sia. Anzi, è stato molto stancante ma bello e consigliabile a qualsiasi tipo di persona di fare un percorso simile.
molto stanco e alcune immagini me le porterò dietro nei prossimi giorni perché è stata veramente una bella esperienza. Bene, quindi se volete farla anche voi, come al solito, nel link in descrizione trovate la traccia per il percorso e ci vediamo al prossimo cammino.